Ciao a tutti, grazie al vostro supporto per il quale non smetterò mai di ringraziarvi è in essere una nuova partnership, questa volta con Earfun che ho letteralmente stalkerato nei mesi scorsi senza ricevere feedback di alcun tipo, fino a quando il canale non è stato notato e voilà! Oggi vediamo le Air Pro 4, modello di punta di Earfun che nell'ordine offre Bluetooth 5.4, certificazione Snapdragon Sound e Ultra ANC per una soppressione del rumore fino a 50 decibel. Questo modello è disponibile in 4 colori, blu, bianco, bianco lucido e nero, ed è quest'ultima la variante che Earfun mi ha inviato e che ringrazio per averlo fatto. Come sempre però, prima di addentrarci nei dettagli delle Air Pro 4, vediamo insieme che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, che vedremo meglio a breve, abbiamo un manuale utente in 7 lingue, tra cui non c'è però l'italiano, un cavo di ricarica USB-A USB-C di circa 30 cm e in questa scatolina ben 4 ulteriori coppie di gommini daglia taglia XXS alla L, compresa la M già installata. Infine, come consuetudine di Earfun, troviamo una sorta di cotton fioc fatto apposta per la pulizia degli auricolari. La custodia, forse per il colore nero, sembra più piccola di quanto in realtà è. Le sue dimensioni sono infatti di 6,2 x 4,6 x 2,9 cm per un peso complessivo di 55 grammi. Mantenendo una dimensione contenuta in larghezza e lunghezza, hanno dovuto per forza di cose aumentarne l'altezza. Si possono quindi portare nella tasca dei jeans, ma saranno più visibili rispetto ad altre custodie. Sul coperchio abbiamo il logo Earfun inciso di colore argento lucido, mentre tutto il resto è in plastica opaca che aiuta a trattenere meno le impronte, anche se questa finitura le rende un po' scivolose. Nella parte frontale abbiamo una tacca che facilita l'apertura del coperchio e 3 LED di colore bianco. Sui lati non c'è nulla tranne in quello posteriore dove trova posto la porta USB-C per la ricarica. Se poi apriamo il coperchio si nota il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth posto esattamente al centro e nella parte interna del coperchio una protezione in materiale soft touch che evita graffi sugli auricolari ed è sagomata per accompagnarli nelle loro sedi quando chiudiamo il coperchio se sono messi male. Inoltre, soluzione mai vista, sono installati 2 LED che illuminano gli auricolari quando apriamo il coperchio, utile per vedere gli auricolari appunto in condizioni di scarsa illuminazione. La costruzione poi è buona, il coperchio non si muove grazie alla generosa cerniera, ma mentre le plastiche della custodia sono buone e ben rifinite, quelle del coperchio hanno lati più affilati, segno forse di minore attenzione ai dettagli in questo particolare. Per finire, gli auricolari sono in posizione distesa e c'è ampio spazio di manovra, si prendono bene anche se si hanno le dita grandi e lo stesso vale per l'inserimento che è facilitato dai potenti magneti che li portano subito in posizione. L'auricolare rispetta la tradizione e i tratti distintivi del produttore. Qui troviamo un bastoncino leggermente più lungo del solito e una capsula a palloncino, mentre per il resto è un auricolare piuttosto anonimo, nulla che non si sia già visto, con il solo bastoncino a dare un po' di brio, con la finitura opaca, grigia in questo caso, e l'area touch ben delimitata sia alla vista che al tocco. Se rimuovo il gommino si nota subito la griglia metallica a protezione dell'ugello, anche il disegno a elica è interessante mentre il gommino non ha una seconda protezione. Infine i microfoni, che sono 3 per auricolare e posizionati in questo modo. Il primo sulla capsula in prossimità dell'ugello e che viene coperto dal gommino, il secondo nella porzione alta esterna del bastoncino in prossimità di questo foro che spero si riesca a vedere, e il terzo e ultimo nella parte terminale sempre del bastoncino, che anche questo spero si possa vedere visto che il nero lucido non aiuta proprio per nulla. Per finire, questo modello supporta il Google Fast Pair ed è anche multipoint, in questo modo può essere accoppiato contemporaneamente a 2 dispositivi. Lo spazio tra la capsula e il bastoncino non è molto pronunciato, ma la capsula è in posizione più esterna rispetto al solito, quindi invece di creare spazio togliendo materiale e agendo sull'angolo, Earfun ha optato per la soluzione opposta,
ovvero aggiungere materiale per staccare la capsula dal resto. Entrambe le soluzioni sono efficaci, ma in questo caso si evita il problema di avere il bastoncino a contatto con la pelle del viso. Questo le rende molto comode, la capsula riempie per bene lo spazio a disposizione e il peso di 5,1 grammi ce le fa sentire sempre nelle orecchie, ma senza affaticamenti di sorta. Il comfort che otteniamo, anche dopo qualche ora di utilizzo, è sempre molto buono. La pressione nel canale è media, mentre è leggero il senso di isolamento passivo, visto che se le teniamo indosso, senza ascoltare musica ovviamente, riusciamo a capire perfettamente che cosa accade intorno a noi, solo leggermente più ovattato. Sono certificate poi IPX5, quindi possono essere utilizzate anche per fare sport sotto una pioggia di media intensità. Di solito consiglio di non farlo con auricolari in-ear, ma poiché queste hanno la modalità trasparenza, possono essere utilizzate anche per questo scopo, ma dovete ricordarvi di attivarla. Infine una nota circa l'area touch. È indubbiamente piccola e la scelta di avere un bastoncino sottile non aiuta in questo senso. Dovete quindi farci l'abitudine e chi ha le dita più grandi potrebbe faticare di più a trovare al primo colpo dove fare tap, ma ad ogni modo la sensibilità è eccellente e i comandi vengono recepiti senza troppi problemi. L'applicazione Earfun Audio è disponibile sia per iOS che per Android e nella schermata principale, nonché unica, è possibile visualizzare lo stato di carica degli auricolari e della custodia anche quando gli auricolari sono stati estratti. Per questo modello c'è la possibilità di gestire la soppressione del rumore tra Normal, ovvero spento, Ambient Sound, che è poi la modalità trasparenza, dove possiamo scegliere se mantenere l'impostazione di default oppure una che restituisce un suono più naturale, e infine Noise Cancelling, quindi la soppressione attiva del rumore, dove possiamo selezionare uno dei 5 livelli. Il primo livello, quello preimpostato, è la soppressione più alta, quella che Earfun chiama Strong ANC. La modalità Balance ANC è una versione più debole. Quella AI Environment Adaptive ANC regola automaticamente la potenza della soppressione del rumore in base al livello del rumore circostante, mentre AI Ear Adaptive ANC si regola in base alla quantità di rumore che raggiunge il condotto uditivo. Infine c'è una modalità Wind Noise Cancellation che è pensata per essere usata nelle giornate ventose. Scorrendo verso il basso troviamo lo switch per attivare la modalità gioco, la possibilità di gestire il sensore di prossimità e tanto altro, tra cui la gestione del multipoint, decidere se lasciare attivati i microfoni su entrambi gli auricolari o uno soltanto dei due, la lingua della voce guida, la gestione delle sorgenti Auracast e infine cercare gli auricolari se li abbiamo persi di vista. Nella versione dell'app per Android possiamo anche scegliere a quale codec dare la precedenza tra LDAC e le varianti di aptX. Questa funzione non è disponibile per iOS, visto che questo sistema operativo non supporta quei codec. Ho lasciato di proposito per ultima la gestione delle equalizzazioni perché ne abbiamo 30 diverse a disposizione che possiamo scorrere in orizzontale, la possibilità di crearne di personalizzate e infine la creazione della nostra personalissima equalizzazione che viene generata dall'app dopo un breve test. Gli eventuali aggiornamenti vengono notificati dall'applicazione e la procedura guidata ci guida appunto nell'installazione. In merito ai controlli touch, una prima nota positiva è la possibilità di disabilitarli completamente tramite questo switch, cosa che in alcune situazioni può sempre tornare utile. Ma non è finita qui. Entrando nella funzione di configurazione vediamo che è anche possibile disabilitarli per singolo auricolare. Possiamo cioè decidere di tenerli abilitati solo sul destro e disabilitati sul sinistro o viceversa. La configurazione di base prevede per il tocco singolo la gestione del volume, dove con il destro lo alziamo e lo abbassiamo con il sinistro. Per il doppio tocco prevede il comando di play e pausa, mentre con il triplo tocco la gestione delle tracce, dove con il destro andiamo a quella successiva e con il sinistro a quella precedente. Infine il tocco prolungato, che sul destro attiva l'assistente vocale e sul sinistro la soppressione del rumore. I primi due comandi, tocco singolo e doppio, offrono la stessa lista di azioni che va dalla gestione del volume a quella delle tracce, dell'assistente vocale o della NC.
Gli altri due comandi, tocco triplo e prolungato, aggiungono l'azione di redial, ovvero di richiamare l'ultimo numero chiamato, e questo mi porta a parlarvi dei comandi per le chiamate vocali. Non sono indicati nell'applicazione, ma lo sono nel manuale utente. Qui viene indicato che il doppio tocco consente di accettare e terminare una chiamata, mentre il tocco prolungato la rifiuta. Rimango sempre dell'idea che indicarli nell'app costa poco, ma aiuta tanto, visto che il manuale utente, come sappiamo bene, non lo legge nessuno. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, le Earfun Air Pro 4 sono interessanti e complete. Qui troviamo un driver dinamico da 10 mm in un non meglio specificato materiale composito, ma coadiuvato dalle certificazioni iRes Audio Wireless e Snapdragon Sound, che mettono a disposizione rispettivamente il codec LDAC e il codec aptX nelle sue varianti adaptive e lossless. Abbiamo in pratica un ampio ventaglio di codec audio a disposizione che ci consentono di utilizzare questi auricolari con qualsiasi dispositivo in nostro possesso, considerando che oltre a quelli citati sono disponibili anche i più comuni codec AAC ed SBC. In ogni caso sarete probabilmente interessati a qualche mia considerazione circa il suono. Ebbene, con l'equalizzazione di default è caldo, con un bel corpo, i bassi sono piacevoli, marcati e con un buon rimbombo. Considerando questo aspetto, risulta una certa predilezione per le voci maschili o comunque quelle che sfruttano meglio le frequenze medio-basse. Gli alti di contro ci sono, ma non sono eccezionali. Se ascoltate un brano che ne fa largo uso, potreste trovarli un po', un po' mosci. Insomma, si è capito che queste Air Pro 4 hanno una taratura di fabbrica che esalta i bassi e i medi, sacrificando leggermente gli alti in favore di un sound più avvolgente e caldo che farà la felicità di molti. Queste sensazioni, come ho specificato prima, sono state ottenute con l'equalizzazione di default per capire come si comportano così come sono, senza modifiche. Chiaro che poi, avendo a disposizione tante equalizzazioni anche personalizzate o, ancora meglio, il My Sound Profile, possiamo cucirle addosso in base alle nostre preferenze. Come spesso accade, c'è però un lato negativo, che è sempre il solito in tanti troppi modelli di provenienza orientale. L'attivazione dell'ANC peggiora il sonoro, rendendolo ancora più cupo, troppo cupo. In questo caso, anche se ascoltiamo musica ad alto bitrate, che dovrebbe restituirci una qualità più elevata, alla fine otteniamo prestazioni peggiori proprio a causa della soppressione del rumore che apporta cambiamenti evidenti. Il volume invece è impostato molto bene, all'80% è alto e al volume massimo sono al limite dell'ascoltabile, cosa che non consiglio assolutamente se ci tenete al vostro udito. Anche a me piace ascoltare musica a volume alto, ma fino a un certo livello. Se le avete a disposizione e volete ascoltare un brano per capire meglio quanto vi ho raccontato, vi suggerisco quello in sovraimpressione. E qui qualcuno di voi potrebbe obiettare: ma come? Hai appena finito di dire che le voci femminili non rendono al massimo? Sì, è vero, ma la voce di Beth Hart non rientra proprio nei canoni femminili classici, quindi ascoltatela e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Come abbiamo ascoltato, i microfoni fanno un lavoro discreto, riuscendo a far emergere di poco la voce rispetto ai rumori di traffico di sottofondo. Se abilitiamo la soppressione dei rumori, la situazione cambia leggermente in meglio. I rumori più forti vengono attenuati a tutto vantaggio di chi ci ascolta. Nelle condizioni di silenzio in casa o ufficio si comportano bene, ma in generale mi aspettavo qualcosa di più. Earfun dichiara una durata massima di 11 ore senza ANC e 7 ore e mezza con l'ANC attivo. Dai miei test risulta una durata massima di 8 ore e mezza, con il volume impostato all'80% e il codec aptX, che significa poi alla fine circa 10 ore con il codec AAC. Se invece abilitiamo la soppressione del rumore, riusciamo a farle suonare per circa 7 ore con il codec AAC e poi via via a diminuire con i codec a più alto bitrate.
Sono questi i risultati che collocano le Air Pro 4 nella fascia medio-alta per durata di una singola carica. Se poi consideriamo che la custodia con la sua batteria da 600 mAh ci dà quasi 4 ulteriori ricariche, ecco che nelle condizioni migliori possiamo raggiungere 48 ore contro le 52 massime dichiarate dal produttore. In chiamata invece fanno circa 6 ore nelle condizioni migliori, segno che durante le chiamate vocali tra i microfoni attivi e gli algoritmi di soppressione del rumore la riduzione della durata è importante, ma comunque con più che buoni risultati. Per quanto riguarda invece le tecnologie a supporto della ricarica, sono un prodotto completo. Abbiamo infatti sia la ricarica rapida sia quella wireless, quest'ultima non così comune in prodotti di questa fascia di prezzo. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Earfun Air Pro 4 sono un prodotto completo che ha tanti punti di forza e alcuni aspetti che, se conosciuti, ci mettono al riparo da eventuali delusioni. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, degne di nota sono l'ampio ventaglio di codec a disposizione, la durata della batteria e le tecnologie di ricarica sia rapida parziale che wireless e le dimensioni contenute della custodia che ne facilitano il trasporto. Di contro abbiamo alcuni materiali non eccelsi, un design che andrebbe rivisto in chiave più moderna e la NC che purtroppo applica modifiche evidenti al sound in negativo. Trovate tutto riassunto qui di lato, così da avere un colpo d'occhio circa i pro e i contro se siete interessati a valutare questo modello. Anche il costo sarebbe da inserire tra i pro, ma diciamo così che è soggettivo e sarebbe da mettere in relazione alla spesa che si può affrontare. In questo caso parliamo di un prezzo di listino di 79,99 che per un prodotto così completo è oggettivamente basso, ma con il coupon del 10% da attivare si arriva a poco più di 70 euro. In questa fascia di prezzo non c'è molto con questa qualità sonora e queste specifiche tecniche, per cui se state cercando dei nuovi auricolari io ci farei più di un pensiero. Come ormai i più attenti di voi sapranno a memoria, metterò in vendita questo sample usato per i test tramite il canale Telegram che vedete qui di lato. Solo uno di voi potrà portarselo a casa circa la metà del prezzo di listino, per cui seguitemi anche di là per essere avvisati tempestivamente. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Cosa chiedervi di diverso dal solito? Nulla di particolare. Se siete interessati a questo tipo di prodotti e vi piace il lavoro che sto portando avanti, vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Se poi volete supportarmi ulteriormente, vi ricordo la campagna abbonamenti. Appuntamento quindi a venerdì con un'altra recensione che sono sicuro interesserà molti di voi. Alla prossima!